Ti è mai capitato di sentire quel rumore secco ogni volta che pieghi le ginocchia, muovi il collo, sali le scale o semplicemente prendi le buste della spesa? Magari pensi sia normale. Forse ti hanno detto, tranquillo, è l'età, o che basta ignorarlo. Ma la verità è che in certi casi, se non capisci da dove arriva davvero quel rumore e come intervenire nel modo giusto, potresti peggiorare la situazione ogni giorno, senza nemmeno accorgertene. Questo video ti svela, una volta per tutte, cosa si nasconde davvero dietro gli scricchiolii articolari, quali sono i segnali da non ignorare e i 5 alimenti naturali che possono aiutarti a ridurre l'infiammazione e proteggere le articolazioni anche dopo i 50. E attenzione, potresti scoprire cose che nessuno ti ha mai detto prima. Quindi se vuoi iniziare da subito a sentire le tue articolazioni più leggere, fluide e silenziose, ti consiglio di guardarlo fino alla fine. Lo scricchiolio articolare ha un nome tecnico, scroscio, e nella maggior parte dei casi è del tutto innocuo. A provocarlo possono essere diverse cose, ma le più comuni sono 3. La prima riguarda le bolle di gas sinoviale. Quando muovi un'articolazione, come ad esempio le dita o il collo, il liquido al suo interno cambia pressione. Questo può generare delle microbolle di gas che, esplodendo, producono quel rumore secco e improvviso che conosci benissimo. La seconda ha a che fare con lo sfregamento di tendini o legamenti. Alcune strutture possono scivolare leggermente sopra le ossa durante i movimenti per poi tornare in posizione, creando un piccolo schiocco. È molto comune in zone come il ginocchio o la spalla. E infine, come terza causa, ci sono le irregolarità meccaniche. In certi casi, il rumore può dipendere da piccoli squilibri articolari o muscolari, una tensione asimmetrica, una postura rigida o una muscolatura non ben bilanciata. Ma attenzione! Se il rumore è secco, indolore e non accompagnato da gonfiore o blocchi, nella stragrande maggioranza dei casi non è il segnale di un danno. Al contrario, può essere una semplice conseguenza di come ti muovi, di come stai seduto, di quanto ti alleni o anche di come sei fatto a livello strutturale. Ma questo non vuol dire che devi ignorarlo del tutto. Perché se è vero che, nella maggior parte dei casi, lo scricchiolio è innocuo, ci sono situazioni ben precise in cui il rumore delle articolazioni va considerato un segnale, un messaggio. E adesso preparati, perché stai per scoprire quando non devi assolutamente sottovalutarlo. Ora ti spiego come distinguere uno scricchiolio innocuo da un segnale da non ignorare, perché ci sono alcuni sintomi ben precisi che indicano che l'articolazione non sta funzionando come dovrebbe. E no, non parliamo solo del rumore in sé, ma di quello che il tuo corpo ti sta dicendo attraverso altri segnali. Iniziamo da quando puoi stare tranquillo. Se lo scricchiolio non è accompagnato da dolore, gonfiore o rigidità, è molto probabile che sia una condizione del tutto normale. Ti può succedere quando ti alzi dal divano dopo essere rimasto seduto a lungo, oppure durante uno stretching leggero, o mentre fai ginnastica dolce. In questi casi, il rumore è semplicemente il modo in cui le articolazioni si stanno risvegliando dopo una fase di inattività. E infatti, dopo un po' di movimento, il suono spesso scompare o si attenua. Un chiaro segno che tutto sta tornando a funzionare come dovrebbe. Adesso dimmi, tu in quale momento senti più spesso lo scricchiolio? Quando ti alzi dal letto o quando fai le scale? Scrivimelo nei commenti, perché leggere la tua esperienza potrebbe aiutare anche altri che stanno vivendo situazioni simili. E nei prossimi secondi capirai perché non tutte le articolazioni che scricchiolano vanno ignorate, perché ci sono segnali molto chiari che ti indicano che qualcosa non va. Segnali che spesso sottovalutiamo per mesi o addirittura per anni, ma che, se presi per tempo, possono fare la differenza tra una semplice infiammazione e un danno articolare vero e proprio. Ok, ora che abbiamo chiarito quando lo scricchiolio può essere normale, è il momento di parlarti di quei segnali che invece vanno presi sul serio, perché a volte il rumore che senti
non è solo un suono, è un messaggio. E se presti attenzione a questi dettagli, puoi davvero fare la differenza tra ignorare un problema o affrontarlo prima che peggiori. Il primo segnale da non sottovalutare è il dolore. Non serve che sia insopportabile, anche un fastidio leggero ma costante è già qualcosa che va ascoltato. Il dolore, in fondo, è il modo in cui il tuo corpo ti dice: «Ehi, qui c'è qualcosa che non va, c'è un'infiammazione, un sovraccarico, o forse qualcosa che si sta usurando troppo in fretta». E ignorarlo non lo farà sparire. Anzi. Il secondo segnale è il gonfiore, il calore o l'arrossamento. Se un'articolazione, dopo un movimento o uno sforzo, ti sembra più gonfia, più calda del solito o visibilmente diversa, non è solo una reazione temporanea. Potrebbe esserci un'infiammazione in corso. E come sai, l'infiammazione è uno dei fattori che, se trascurati, possono diventare cronici. Un altro segnale da non ignorare è la perdita di mobilità. La rigidità. Fai fatica a piegare il ginocchio? O magari il collo sembra bloccato in certi momenti, come se ci fosse qualcosa che lo ostacola. Questo tipo di rigidità non è solo fastidio, potrebbe essere un segnale di degenerazione articolare o un problema muscolare più profondo. E quanto prima lo affronti, tanto più è facile intervenire con efficacia. Infine, c'è il segnale che molti sottovalutano, lo scricchiolio dopo un trauma. Hai fatto uno sforzo anomalo? Sei caduto? Ti sei piegato male? E da quel momento qualcosa suona diverso? Ecco, non aspettare. In questi casi è importante rivolgersi a uno specialista e, se serve, fare gli esami giusti, una TAC, una risonanza, non per preoccuparti, ma per capire esattamente cosa sta succedendo dentro quell'articolazione. Non basta sentire un suono per capirlo. Ecco perché un bravo ortopedico o fisiatra può fare la differenza. Ti guida nella diagnosi corretta e ti evita giri inutili da terapisti o trattamenti che migliorano solo temporaneamente. Ma ora che sai quando lo scricchiolio è innocuo e quando invece potrebbe nascondere qualcosa di più serio, c'è una domanda che tutti si pongono, ma a cui pochi danno una risposta concreta. Esistono davvero dei rimedi naturali che aiutano le articolazioni a funzionare meglio? La risposta è sì. E, come promesso, adesso ti mostro i 5 alimenti che possono aiutarti a ridurre l'infiammazione, migliorare la mobilità e proteggere le tue articolazioni, anche dopo i 50 anni. Bene, iniziamo subito. Ecco il primo alimento che può davvero fare la differenza per le tue articolazioni, se usato nel modo giusto. Si tratta della curcuma, uno dei più potenti antinfiammatori naturali, grazie alla curcumina, il suo principio attivo. Ma attenzione, assunta da sola, la curcumina viene assorbita poco. Il trucco è abbinarla sempre a un pizzico di pepe nero, che ne aumenta l'efficacia fino a 20 volte. Una meta-analisi pubblicata su Frontiers in Immunology nel 2022 ha analizzato oltre 2300 pazienti e confermato che l'uso di curcumina porta a una significativa riduzione dell'infiammazione e del dolore articolare. Ma se la curcuma è la regina dell'antinfiammazione, il prossimo alimento lavora ancor più in profondità, agendo direttamente sulle membrane delle articolazioni. Parliamo del salmone e dei pesci grassi come sgombro e sardine. Sono alimenti ricchi di omega 3, acidi grassi che riducono l'infiammazione sistemica e proteggono le cartilagini. Se non mangi pesce, puoi comunque inserirli nella tua dieta con semi di lino, chia o noci, ma l'efficacia degli omega 3 marini resta la più alta. Uno studio pubblicato su Nature Aging nel 2025 ha dimostrato che l'integrazione quotidiana di omega 3 rallenta l'invecchiamento articolare e riduce significativamente l'infiammazione, soprattutto se abbinata a vitamina D ed esercizio fisico regolare. E non finisce qui, perché anche alcuni frutti possono diventare una vera e propria terapia naturale per le articolazioni. Forse non te lo hanno mai detto,
ma i frutti rossi come mirtilli, ribes, ciliegie sono ricchi di antociani e antiossidanti, sostanze che combattono lo stress ossidativo, uno dei principali nemici delle articolazioni. Aiutano a ridurre i marker infiammatori e sono perfetti per chi soffre di dolori ricorrenti, soprattutto alle ginocchia o alle mani. Uno studio pubblicato su Journal of Nutrition and Aging ha collegato il consumo regolare di frutti rossi alla riduzione della proteina C reattiva, un marcatore infiammatorio collegato a dolori articolari e rigidità. Ma attenzione, non è solo quello che mangi, ma anche quello che usi ogni giorno in cucina a fare la differenza. Lo usi per condire i cibi, ma devi sapere che l'olio Evo, quello di alta qualità e se usato a crudo, è ricchissimo di polifenoli, sostanze antinfiammatorie che proteggono il tessuto articolare. Studi condotti presso l'Università di Siviglia hanno evidenziato che l'assunzione regolare di olio Evo crudo riduce significativamente i mediatori infiammatori articolari in modelli animali e umani. E ora arriviamo a un mix davvero strategico, soprattutto per chi ha superato i 50 anni, che aiuta a rigenerare e proteggere dall'interno le articolazioni. Parliamo di una combinazione fondamentale: collagene e vitamina C. Il collagene è la proteina strutturale più importante per la salute delle articolazioni. Ma c'è un dettaglio che molti ignorano: il corpo ha bisogno di vitamina C per produrre ed assorbire correttamente il collagene. Puoi assumere collagene attraverso integratori idrolizzati di buona qualità, abbinandoli a fonti naturali di vitamina C come kiwi, agrumi, peperoni crudi o succo di limone al mattino. Numerose ricerche, tra cui una pubblicata su Nutrients nel 2021, dimostrano che l'assunzione combinata di collagene idrolizzato e vitamina C migliora l'elasticità articolare e riduce il dolore da artrosi in adulti over 50. Adesso vorrei chiederti un piccolo favore. Se queste informazioni ti sono state utili, lascia un like. Per te è un secondo, ma per il canale è un enorme segnale di supporto. E se vuoi più contenuti pratici e naturali per prenderti cura delle tue articolazioni, iscriviti adesso. Ogni settimana un nuovo video per aiutarti a vivere meglio, partendo da quelle piccole abitudini che, giorno dopo giorno, possono fare la differenza. Ora lo sai, non tutti gli scricchiolii sono uguali. Alcuni sono innocui, altri invece possono essere il primo segnale che il corpo ti sta chiedendo attenzione. Hai scoperto quando è il caso di preoccuparsi, cosa puoi fare per prevenire peggioramenti, gli errori da evitare ogni giorno e i 5 alimenti naturali che possono davvero aiutarti a mantenere le tue articolazioni sane e leggere, anche dopo i 50. E adesso ti chiedo un piccolo gesto. Consiglia questo video a qualcuno a cui vuoi bene. Magari mandalo a quella tua amica che ogni tanto si lamenta del polso o a quel tuo cugino che ha sempre un fastidio al ginocchio. Potrebbe essere proprio grazie a te che apra gli occhi e inizi finalmente a capire come sentirsi meglio. E se sei arrivato fin qui, vuol dire che vuoi davvero continuare a prenderti cura del tuo corpo in modo naturale e consapevole. E allora, ti sei meritato questo mio consiglio personale. Non perderti il video che ti svela cosa succede davvero al tuo corpo se vai a dormire dopo le 23, ogni sera, per un mese intero. Verrai a conoscenza di cose inimmaginabili. Clicca e guarda subito il video che appare ora sul tuo display, disponibile sul canale Sane Abitudini Quotidiane. Ma fallo prima delle 23, mi raccomando. Ciao e buona visione.